Paraguay. Precisamente ci troviamo a Paraguarí, al Mirador di Paraguarí. Siamo stati ospiti di amici da un paio di settimane qua per scoprire che sono luoghi veramente mistici, da una forza incredibile e unica, perché io credo che sono uno dei pochi luoghi con così tanta acqua dolce nel mondo, che sta sottoterra e che dal basso viene dall'alto. Infatti qua l'umidità è sempre costante, prevalentemente pianeggiante, ma troviamo delle piccole collinette concave dalla stessa forma. Se lo guardiamo dall'alto probabilmente hanno anche un significato di dove si trovino, perché sembrano messe là a caso, o no, sembrano messe là appositamente. Questa invece è il Cerro Hu, che come potete vedere è una montagna e a fianco c'è sempre questa collinetta conca uguale alle altre. Ma perché vi parliamo di questo? Beh, una cosa che a me risalta subito all'occhio è che queste collinette sono a forma piramidale. Intanto saluta. Ciao a tutti, volevo subito entrare nell'argomento. E una cosa che mi ricorda è una foto che gira su internet della piramide di Teotihuacan in Messico, che nei primi del Novecento, prima che si fosse scoperto che è una piramide, prima di scavarla appunto sembrava una vera e propria collina. E mi ricorda molto questo tipo di collinette che troviamo qua in Paraguay, e ce ne sono diverse. Onestamente non sono mai state, diciamo, scavate o studiate. Anzi, sono state privatizzate dai militari. Perché c'è una base militare, specialmente sotto quella collinetta laggiù, e i nostri amici paraguayani dicono che nessuno vi può accedere, e se uno prova a entrare lo sbattono subito fuori. E ci chiediamo perché. Come potete vedere è recintato. Esatto, a noi quello che ci fa pensare subito che potrebbero essere delle vere e proprie piramidi, anche perché le piramidi si trovano in tutto il Sud America, in tutto il Centro America, in tutto il mondo. Perché non trovarle qua in Paraguay, dove c'è così tanta acqua? Dove c'è così tanta acqua, perché l'acqua è un conduttore di energia. Infatti si dice che le piramidi in tutto il mondo siano canalizzatori di energia, funzionano esattamente come le centrali nucleari. Nikola Tesla ne parlava, che attraverso le piramidi si potesse creare energia gratis per tutto il pianeta. Ovviamente questa cosa si dice rimanga occulta, perché bisogna lavorare e bisogna pagare per avere l'energia nel 2024. Quindi se pensate alle piramidi d'Egitto, specialmente alla grande piramide di Giza, manca la punta, e si pensa che quella punta fosse una punta d'oro. Questo perché? Perché l'oro è un altro conduttore molto potente di energia, così tutti gli altri, come tutti gli altri minerali, tutti gli altri metalli. Infatti qui in Sud America c'è una gran corsa all'estrazione di questi metalli come il litio, l'oro appunto, e tante altre cose. Questo appunto cos'è che mi fa pensare? Che sembra come se volessero nascondere qualcosa, che una tecnologia antica, una sapienza antica che una volta la nostra specie utilizzava per mandare avanti il pianeta. Invece sembra che adesso questa cosa non si vuole più far sapere, far conoscere, si vuole rimanere occulta per utilizzare le altre sì, esatto, per energie rinnovabili, oppure anche con questa storia del petrolio, quando tutti sappiamo che tra l'altro noi esseri umani siamo conduttori di energia. E allora cosa potrebbero essere le piramidi? Non è che per caso le piramidi sono
la costruzione in forma matematica di quello che siamo noi, ovvero noi esseri umani, energia trasmutata in linguaggio matematico, anche perché nelle piramidi ci sono tantissimi numeri matematici, numeri esoterici che ritornano, come il numero auro, il pi greco e tante altre cose. La localizzazione la localizzazione delle piramidi di Giza sono anche il numero su Google Maps corrisponde esattamente alla velocità della luce e tante altre cose. Non è quello che mi fa pensare, appunto, che le piramidi siamo noi, trasmutati in linguaggio matematico fondamentalmente. E anche perché le piramidi, il nostro sistema è un sistema piramidale, dove chi sta in cima comanda chi sta in basso, così anche funziona la gerarchia. E niente, noi adesso continueremo a esplorare il Paraguay, cercheremo di entrare più a fondo su cosa siano queste collinette, però un'idea ce la siamo ben fatta, e i nostri amici paraguayani dicono la stessa cosa, che quello che si sa è che tutti non vogliono dire che probabilmente ci sono delle piramidi anche qua. E che, come hai detto, non so, prima credo l'hai detto, in Messico è successo lo stesso. Esatto. Ci sono delle foto che le metteremo. Esatto. E invitiamo anche Graham Hancock a venire in Paraguay. Sì, ci piacerebbe parlare con uno delle persone che abbiamo ammirato di più, abbiamo seguito più in tutto questo viaggio, che è Graham Hancock, se venisse qua in Paraguay e ci aiutasse a capire cosa sono queste collinette. Magari con un LiDAR. Esatto, qualcuno con tecnologia LiDAR. Dai, è perfetta. Io non ho mai visto colline così perfette. No, dalle nostre parti non sono fatte così. Cioè, ok, la montagna la vedi, è un posto naturale. Però ragazzi, cioè là... No, non lo so, io sono non... tante. Sì, sono tutte uguali. Come in Egitto, no? Esatto. Però come tanti altri Paraguay posti. Nessuno conosce niente. E noi scoperti andremo a investigare E a farvi vedere il Paraguay. Paraguay. Ciao ragazzi. Yeah.